Ciao, in questa nuova serie di video voglio mostrarti questo nuovo linguaggio di scripting chiamato AutoHit in inglese. È un linguaggio semplice ma nello stesso tempo molto potente, adatto anche a principianti o a persone esperte che vogliono farsi le loro automazioni di programmi e di varie cose. Partiamo dal sito web autohitscript.com, bisogna scaricare il file di setup, il file editor e lo vediamo in pratica. Si parte da AutoHit, download. La versione corrente è la 3.3.16.1. Consiglio di scaricare la versione autoinstallante. Esiste anche una versione zip, ma la sconsiglio perché non crea le automazioni col clic destro del mouse, quindi si scarica questo eseguibile e il suo editor, che è questo, lo Shite, e anche qui consiglio di installare la versione autoinstallante e non la portatile per lo stesso motivo che ho detto prima. Durante l'installazione il programma ti chiederà a cosa vuoi associare i file AU3. Predefinito c'è Run the Script, quindi cliccando 2 volte sopra il file AU3 si eseguirà lo script. Invece se si sceglie Edit the Script si aprirà l'editor. A piacimento, io preferisco fare Edit the Script. Il resto è tutto normale, una normale installazione. Questi sono i file che troverete nella cartella del programma, in Program File x86, la cartella AutoHit 3 si chiama la cartella. Ci saranno un po' di eseguibili, un convertitore da out a exe per creare l'eseguibile, ci sono un po' di esempi, degli extra file e dei file di sistema. Lo Shite è l'edito grafico che si accede cliccando 2 volte sul file o facendo clic destro, se non sbaglio edit file. Quindi si parte, diciamo, facendo un clic destro, un nuovo AutoHit file, si aprirà lo Shite, dopo lo vediamo in pratica. Bisogna salvarlo sempre prima di iniziare, perché se vogliamo usare l'interfaccia grafica e usare il menu tool bisogna che il file sia salvato. Nel menu tool ci sarà il Codaform Designer, allora te lo faccio vedere. Quindi se io vado nella cartella di AutoHit e faccio nuovo AutoHit 3 script, mi chiede il nome, lo chiamiamo ok. Io, siccome ho associato l'editor al doppio clic, mi si apre l'editor. Clicco su Codaform Designer per creare il mio designer. Però prima volevo farti vedere cosa si può fare. Questi qui sono degli esempi di quello che si può fare con l'interfaccia grafica. Questo qui è l'help del programma. La documentazione la troviamo sempre sul sito dove eravamo prima. In alto c'è il forum, c'è il wiki, c'è il blog. E poi c'è l'help in linea, che è sempre accessibile con il tasto F1, specialmente sopra la funzione si porta già direttamente all'help di quella funzione. Qui un esempio di primo script, ma poi lo vediamo. Torniamo al nostro editor. L'editor si posiziona, diciamo, sopra il nostro desktop o sopra quello che abbiamo. Sono finestre spostabili, quindi possiamo mettere come vogliamo. Questo qui, chiamato Form 1, è già come sarà il mio programma finito, quindi le dimensioni sono già quelle del mio programmino. Adesso ti faccio vedere ad esempio dei programmini che ho fatto io. Questo che è un calcolatore per le resistenze. Se io clicco col destro, faccio Run Script, lui si esegue. Ecco, questa qui è la dimensione che avevo usato io. L'ho anche configurato che resta sempre in primo piano. Programma banalissimo. Ho messo un'immagine, 3 campi di input, un'info che fa uscire una pagina informativa, niente di speciale. Questo programma ha la particolarità di essere molto semplice da usare, sia come interfaccia grafica che come programmazione. L'interfaccia grafica la si fa in 448, diciamo. Se io devo mettere un bottone, un campo di testo, dei checkbox o dei radio, lo posso fare molto velocemente anche facendo CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, posso copiarli, spostarli. Qui posso anche fare righe, quadrati, fare dei gruppi. Qui la fantasia
non avrà limiti. Non ti sto a spiegare tutto perché sono molto banali e li trovi facilmente. Creato questo, quindi le dimensioni sono importanti. Un'altra cosa importante che ti voglio dire che un consiglio, questa finestra quando si apre di stare sempre al centro most, e se la vuoi sempre sopra agli altri programmi. Allora, per mettere al centro bisogna andare in position e selezionare desktop center. Ecco, a questo punto la finestra si aprirà sempre al centro. Questo è utile perché se poi si esegue il programmino su monitor diversi, se voi la mettete in un punto si aprirà sempre in quel punto, quindi è meglio dirgli di aprirsi sempre al centro del monitor. A quel punto qui, quel codice qui io lo posso prelevare cliccando su qui code. Consiglio di farlo sempre a mano perché a volte succedono cose un po' strane quando si fa insert int uscite, che lo dovrebbe fare in automatico, quindi lo copio e lo incollo. Questi qui sono commenti, li togliamo, e lo incollo nel mio editor uscite. A quel punto qui posso già mandare in esecuzione facendo F5. Un'altra cosa da tenere in considerazione, se quando si va su tool e appare tutto in grigino, quindi non mi lascia fare neanche il go, bisogna ricordarsi di chiudere il coda perché insieme non possono funzionare. Quindi a questo punto qui avrò il tool disponibile, quindi posso fare l'F5 go, ecco il mio programmino è andato in esecuzione. Chiaramente non fa nulla perché ancora non abbiamo scritto codici, gli posso fare qualsiasi operazione ma lui non esegue nulla. Chiudiamo e poi ti faccio vedere qualche automatzoncina carina e qualche programmino. Con questo video è tutto, iscriviti al mio canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao!